Uno dei motivi per cui i proprietari a volte si preoccupano è quando fondamentalmente il proprio cane, di solito di piccola taglia, ma capita anche di grossa taglia, si rompe un'unghia. La rottura dell'unghia può avvenire per diversi motivi, può rimanere impigliata oppure può, perché è cresciuta troppo, fratturarsi, perché chiaramente prende un piccolo trauma e quindi si frattura. La frattura dell'unghia è una delle cose che preoccupa, ripeto, maggiormente i proprietari, perché probabilmente vedono il proprio cane che chiaramente cerca o zoppica o comunque la solleva o se la lecca, e quindi sono molto preoccupati da questo tipo di problematica. Quindi in questo video cercherò di spiegarvi fondamentalmente cosa fare, cosa faccio io di solito, e anche un po' tranquillizzarvi un attimo. Allora, la rottura dell'unghia è simile a quando noi prendiamo un pestone al dito, diciamo del piede, no? Che diventa completamente tutto rosso. In quel momento lì, quell'unghia lì va incontro, diciamo, a morte, ok? Fortunatamente poi il letto dell'unghia farà ricrescere l'unghia normale, però quello che succede è abbastanza simile quando un cane si rompe un'unghia. Possono avvenire ovviamente due situazioni: uno, avviene una rottura completa dell'unghia, quindi attaccata veramente a malapena. In quel caso lì è molto probabile che anche se tu la tiri via non succede nulla, però nel 90% dei casi quello che succede è che c'è una rottura dell'unghia, ma l'unghia è bella attaccata ancora, cioè la vedi che è rotta, ok? Al cane ovviamente un po' dà fastidio, però fondamentalmente è ancora attaccata, quindi se tu vai a togliergli fai, oltre che male, sanguinare veramente tanto. E ripeto, è simile a quando noi prendiamo un pestone. Quando prendiamo un pestone noi cosa facciamo? Nulla, cioè non cerchiamo di andare là a strappare l'unghia quando abbiamo il nostro bel pestone all'unghia, la lasciamo lì. Ovviamente ci dà fastidio, quando ci mettiamo le calze, le scarpe ci dà fastidio, ma la lasciamo là, non la andiamo a strapparla, non corriamo dal medico a dire strappami l'unghia perché ho preso il pestone, la lasciamo lì. Bisogna un po' imparare anche a capire questo. Nel cane fondamentalmente funziona nella stessa maniera, perché cosa succederà a quell'unghia? Quell'unghia ovviamente è errorata, no? Arriva del sangue. Quando c'è la rottura, questa cosa viene interrotta, quindi fondamentalmente non arriverà più sangue a quell'unghia sarà destinata a staccarsi da sola, quando non arriva più sangue, quindi si stacca. Quando si staccherà al cane non farà più male quando lo andrete a staccare, e fondamentalmente gli darà anche meno fastidio, perché sotto poi crescerà la nuova unghia. Quindi il concetto è quello: molti pensano, ok, se è rotta l'unghia vado là, gli do una tagliata alla base, così non gli dà più fastidio. Sì, però fa più male, fa molto male, quindi andrebbe fatta comunque un'anestesia locale, andrebbe magari sedato l'animale. Quindi tendenzialmente il mio approccio nell'ultimo periodo è quello di non intervenire su questo tipo di unghie. Magari gli dai un antidolorifico per qualche giorno, per 4-5 giorni, però tendenzialmente nel giro di 2, 3, 4 giorni molto spesso i proprietari poi mi chiamano e mi dicono l'unghia si è staccata. Quindi in generale in queste situazioni il mio consiglio è quello di non farsi prendere dal panico. Chiaramente al cane dà fastidio, il cane non sa mai, quando gli animali hanno un problema non sanno mai chiaramente cosa sta succedendo, e quindi fondamentalmente magari muovono tanto la zampina e tutto se la leccano, ok? Fondamentalmente chiaramente va vista dal veterinario, va valutata, ma il mio approccio non è più quello di andare a tagliare alla base quest'unghia, poi fasciare perché sanguina, ma è quello fondamentalmente di fare quello che succede con noi quando ci pestano un'unghia, quando ci cade magari qualcosa di molto pesante sull'unghia, diventa totalmente tutta nera, cioè fondamentalmente noi la lasciamo lì. Immaginate che noi ce la strappano via così, che male dobbiamo provare. Quindi fondamentalmente poi sotto l'unghia nuova ricresce, quindi quella vecchia va a morire. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia anche dato un po' di tranquillità se dovesse mai succedere. Un saluto a tutti, alla prossima.